come sei messo mediamente? Già perché per un aspetto o per un altro sicuramente sei sopra o sotto la media. Non passa giorno che non ci sia una qualche statistica che ci dica quanti partner avremo nella vita o quanti figli abbiamo in famiglia, mediamente. Sì, perché si fa sempre riferimento all'uomo medio. Sì, ma chi cavolo è sto uomo medio? Alphonse Quetelet, uno scienziato belga di astronomia e statistica, è definito il padre della definizione dell'uomo medio. Cosa ha fatto? Ha portato gli studi statistici per quanto riguarda lo studio dei movimenti dei corpi celesti, dicevo, in ambito sociologico, ovvero ha cominciato a misurare l'essere umano utilizzando tutte le cose che aveva imparato in statistica. Questo ha portato alla definizione dell'essere umano dal punto di vista statistico, ovvero con un sistema che ci dice che mediamente l'essere umano ha questa o quest'altra caratteristica. In qualche modo, dunque, queste misurazioni in ambito sociale sono andate a definire le nostre medietà. Vuoi un paio di aneddoti di cosa ha portato questo tipo di pensiero? Il primo: nel 1945 Cleveland, una rivista, emana un concorso a cui si iscrivono 3.000 donne. Queste donne dovevano mandare 9 misurazioni del loro corpo, lunghezza del braccio, giroseno, girovita, eccetera, e avrebbero partecipato a questo concorso. In cosa consisteva? Beh, un ginecologo, il dottor Dickinson, aveva dato a uno scultore le misure medie di 15.000 pazienti che lui aveva avuto nel corso della sua carriera, 15.000 donne che lui aveva misurato, quindi girovite, giroseno, fatto la misura media, e questo scultore aveva fatto questa bellissima statua che con un grande sforzo di fantasia hanno deciso di chiamare Norma, queste donne che si iscrissero portarono le loro misure per vincere questo premio in denaro se avevano tutte e 9 le misure di Norma. Beh, serve che te lo dica che nessuna delle 3.000 partecipanti riuscì a soddisfare questa esigenza di medietà. Colei che vinse ne aveva solamente 5 di caratteristiche che aveva la statua Norma. Un altro, sempre negli Stati Uniti, negli anni 50, l'esercito americano decide di rinnovare i cockpit degli suoi aerei da caccia e decide di farli in maniera molto democratica, prendendo le misure medie dei suoi piloti. Solo che i sedili dei cockpit che vengono prodotti seguendo queste misure non vanno bene per nessun pilota, perché c'è chi ha le spalle più larghe, c'è chi è più alto, c'è chi è più... naturalmente questi cockpit sono stati tutti buttati via. Nelle nostre auto abbiamo la possibilità di portare avanti e indietro il sedile, tirare su e giù lo schienale. E questa è un'altra prova che l'essere umano medio non esiste. Noi a scuola adoriamo quell'allievo che non rompe, che studia, che alza la mano quando vogliamo che la alzi, che interviene sempre per dire la cosa giusta, che quando sbaglia ammette di aver sbagliato e che alla fine ha un voto che in qualche maniera conforta lui e conforta anche noi nel nostro considerarci dei bravi insegnanti. Beh, quell'allievo medio non esiste, così come non esiste l'uomo medio o la donna media. Esistono gli individui con le loro meravigliose, terribili peculiarità, individualità. La statistica magari ci cataloga per i nostri acquisti, le nostre abitudini alimentari e le nostre abitudini sportive, ma non sa niente di noi, non sa niente di noi. Noi sappiamo che non siamo l'uomo medio. Ditemi che è vero, noi non siamo l'uomo medio. La mia non è una arringa contro la medietà in favore di un
becero e crudo individualismo. La mia è solamente una riflessione su quanto brutta e pericolosa possa essere una visione del mondo in cui esistono solo individui medi, per sempre prevedibili, assennati, non creativi, succubi, che si accontentano, che consumano, che avranno 4,7 partner nel corso della vita e 1,2 figli in famiglia. Il primo, cavoli, non mi ricordo più. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.